mi pongo in vista dall'alto, con Shift A creo un cubo che scalo con la lettera S da tutti i lati e poi lo scalo solo lungo la X e lo sposto leggermente così. Poi vado a fare una scalatura anche lungo la Z, mi metto in una vista laterale e con GZ arrivo qui e con R faccio una rotazione più o meno così e con G mi vado a posizionare così e mi vado a ruotare un pochino meglio e con G mi pongo qui. Poi faccio ancora una SZ con Tab entro all'interno di questi e con la E sposto qui sopra questo elemento. Questi qui se vedo che è successo qualche problema, questo problema è dovuto al fatto che quando siamo in modalità non trasparente lui non prende i punti retrostanti, quindi se noi dobbiamo spostare qualcosa e dobbiamo fare in modo che lo spostamento avvenga prendendo anche i punti retrostanti, dobbiamo metterci così in modalità trasparente. Qui selezioniamo questo, facciamo così, qui prendiamo questi, li spostiamo e li portiamo qui. Qui con CTRL R facciamo un clic qui al centro e con G ci spostiamo leggermente più sopra e ancora con CTRL R facciamo un taglio qui al centro e ancora con CTRL R facciamo un taglio e lo spostiamo qui, ancora CTRL R facciamo un taglio e lo spostiamo qui, mi metto in modalità solida, seleziono questo cubo e applico un modificatore subdivision al quale gli do 3 interazioni. Qui per colmare questo spazio, questo qua sarà colmato da questo cuscino, quindi mi sposto lateralmente, seleziono questo elemento con G, lo abbasso un pochino, poi con Shift D creo una copia del cuscino e con G la sposto, me la porto in alto e con R faccio una rotazione del cuscino e con G la sposto qui e poi ancora con R la porto qui e con G
lo porto qui. Seleziono questo elemento e applico la trasformazione Solidify, seleziono l'oggetto e applico un modificatore bevel al quale gli do un numero di segmenti maggiori in modo che questo elemento si possa, smussare. Qui abbiamo una compenetrazione di questa parte